Ciao a tutti amici, sono qua da Lucky Music a Milano, dagli amici di Lucky Music che mi ospitano sempre con affetto. Devo dire che poi vabbè è stato tutto un po' rocambolesco perché ieri sera abbiamo suonato a Bergamo e Mauro di Lucky Music è venuto a trovarmi insieme a sua moglie Avila e niente, abbiamo passato la serata insieme. Doveva venire anche Marco, che è qua con me, ma non è riuscito a venire. Quindi oggi ci siamo rivisti qui il giorno dopo. Quindi insomma, diciamo che sono 2 giorni che sono nel mondo di Lucky e loro vengono nel mio mondo. Insomma, quindi adesso è stato divertente, sono stati 2 giorni divertenti. E proprio stamattina è arrivata la notizia dell'arrivo di questo UBXA di Behringer, che è il nuovo arrivo che tutti attendevano, nel senso che è il clone dell'Oberyn, insomma, più diciamo famoso e più ricercato da sempre, del quale ora c'è anche un clone originale dell'Oberyn che Marco ha e che è anche diciamo stato sì oggetto dei nostri video, ma anche pietra dello scandalo, nel senso che è stato è stato, si dice pietra dello scandalo, non lo so, dei proverbi ogni tanto faccio del casino. E comunque è stato pietra dello scandalo, nel senso che abbiamo fatto un A/B con il King Korg, vabbè, per giocare. Questo per tornare al fatto che per introdurre il fatto che questo strumento costa 1.000 euro contro i 5.000 e passa e 6 e quelli che sono, poi con l'andare del tempo quelli aumentano e questi scendono. Quindi nel senso non è detto, perché io l'ho sentito suonare, adesso devo essere sincero. Allora, io non voglio in questo momento nemmeno proprio fare A e B, voglio gustarmi quello che c'è, nel senso che questo strumento io l'ho acceso, ho così ascoltato i preset che sembrano davvero usciti da uno strumento di quell'epoca proprio nel modo più assoluto, sono probabilmente addirittura i cloni, non lo so, però non vorrei dire una stupidaggine, ma sembrano quasi i cloni di quello originale, i cloni nel senso i preset uguali, ma comunque vabbè, la sensazione è quella. Qui da dire c'è molto e nello stesso tempo sono tutte cose che molti di voi già conoscono, nel senso che qui abbiamo gli oscillatori, abbiamo il filtro, gli inviluppi, le cose classiche che ci sono all'interno di un sintetizzatore, abbiamo un arpeggiatore, abbiamo l'opportunità di mettere il suono in unisono per farlo diventare praticamente monofonico e unire le voci. Tutto quello che ci serve, chiaramente le fonti, gli oscillatori hanno varie opportunità. Qui ci sono, questa è la zona degli oscillatori e qui abbiamo cambiando la forma d'onda chiaramente si raggiungono immediatamente situazioni differenti. La tastiera qui può essere splittata, si può suonare in split e in double, quindi diciamo che anche dal punto di vista così live abbiamo delle opportunità abbastanza interessanti per essere uno strumento che prende comunque spunto dal passato. Io sono partito dal primo preset che è un grande classico, ora ve lo faccio sentire per com'è. E qui vabbè diciamo che andando un po' si va a finire un po' in quel mondo lì chiaramente. Io sono rimasto colpito, devo dire, non so se la sentite anche voi, ma la pasta e la voce a me sembra bella. Chiaramente qui si entra sempre in quella classica diatriba del no, ma il peso, la ciccia, è tutto vero, nel senso che a casa di Marco c'è un vecchio Matrix 1000, quando accendiamo quello sentiamo una pasta che noi riconosciamo come dire vicina a quella che era la nostra che era il nostro ricordo dell'epoca, quando quello, che ne so, andavi nello studio bello da ragazzino e c'era quello che stava registrando con quello strumento lì e avevi quella sensazione lì. Ora è tutto diverso, siamo in cuffia, entriamo in una scheda digitale, tutto, non lo so.
Non so dirvi esattamente quale sia poi alla fine il discorso, il bandolo della matassa. Sicuramente, vabbè, i componenti discreti, tutto fatto a mano da Gesù, cioè nel senso, probabilmente le differenze ci sono. Io quando proviamo anche il Moog di Behringer, chiaramente quello vero, senti un velluto di un certo tipo, dall'altra parte senti una cosa che ti sembra magari meno qualitativa, però poi dopo quando facciamo gli A&B anche io e Marco così ogni tanto, capito, ci mettiamo lì, ma prova, lo metti dentro una canzone, lì veramente ragazzi è un'informazione che arriva. E sui polifonici, come in questo caso, è diverso, perché i polifonici bisogna capire fino a che punto. Allora, qui c'è una questione la prima cosa da considerare importante per quello che riguarda le specifiche è il fatto che questo ha 16 voci contro le 8 di quello originale che costa molto più di questo. Quindi questo discorso è un discorso molto importante, cioè nel senso che fa una differenza enorme. Cioè no, cioè nel senso, non so come dire, abbiamo veramente. È una cosa che con un sintetizzatore di questo genere fa una differenza gigantesca. Il suono. Cambio l'ampiezza della pulse. Scusate. Abbiamo l'opportunità chiaramente di avere una pulse o una saw nei due oscillatori. La combinazione delle due l'ottava, noise, possiamo scegliere tra l'altro il filtro. Io adesso stavo guardando, ci sono tutte le possibilità, ci sono più o meno tutte le possibilità che ci sono anche sul modello diciamo Oberheim originale, nel senso che si possono anche, se non ho capito male, si possono emulare dei comportamenti vintage, diciamo, li chiamano vintage modes, nel senso che si può decidere di avere fondamentalmente una voce un po' diversa e un comportamento forse, non lo so, del filtro. Ora io la prima volta che lo vedo, come spesso capita, quindi ammazzatemi, tanto non c'è problema, sono tranquillo. A proposito di questo, volevo dire una cosa interessante. Oggi è uscito su un gruppo dove siamo con Marco una cosa sul fatto che spesso le tastiere suonano meglio nei video che si trovano su YouTube, ma in realtà succede la stessa cosa a me. Però poi mi rendo conto che è la stessa cosa che ho registrato. Cioè io quando guardo un video dove io ho suonato, adesso per farvi capire come funziona, quando guardo un video dove ho suonato io un piano, apro una parentesi, è chiaro che io non ho nessun interesse nel migliorare le tastiere perché non collaboro, quelle con cui collaboro, i video sono peggio di quelli con cui non collaboro, nel senso, scherzo, però lo sapete come sono fatto io, non ho questo interesse particolare, però effettivamente mi rendo conto che, chiudendo questa parentesi sul fatto che non ci sono interessi in ballo, e spero che questo sia chiaro una volta per tutte, perché quelli che ogni tanto insinuano ma è perché no, ragazzi, soprattutto questi canali qua, cioè nel senso, lascia perdere l'azienda che magari vuol fare il video figo, allora capito, gli pompa un po' il suono, ma noi poveri disgraziati dove vuoi andare? Ma a parte quello,
Io questa cosa del video la faccio anche perché mi piace capire personalmente come suonano le cose. Ed è vero il discorso, chiusa la super parentesi, è proprio vero il discorso che poi quando mi riguardo, soprattutto con certi pianoforti, dico, caspita, ma suona bene. Poi guardo con l'altro, caspita, ma suona bene. Quindi, però io le differenze le sento, no? Quando li rivedo mi sembrano più belli di quello che in realtà forse è un effetto, non lo so, non so darvi una risposta. Quello che posso dire è che quello che sentite bene o male è quello che ci si può tirar fuori. Ecco. Tornando a noi, qui abbiamo gli inviluppi chiaramente del filtro, della modulazione, tutto quello che volete, quindi possiamo, adesso qui ho fatto un po' il cretino, se per esempio vogliamo fare questa cosa classica per esempio fare in modo che il filtro si chiuda con questa è una stupidaggine, però nel senso qui avete tutto a portata di mano, era solo per far capire che ci sono tutte le opzioni dell'FO, chiaramente possiamo dedicare. Oppure bello. Sto cercando di suonare. Anche l'aftertouch polifonico. Marco mi fa notare che, come per dire, compratelo! 16 voci, aftertouch polifonico, tutto quello che serve. Ma non suona com'è, però, no? Nel senso, no? Cioè, poi fate voi ragazzi, qui il video è un po' volante. Sentiamo un po' di suoni, dai, così facciamo prima. Mi sono sempre piaciuti i clavinet synth. Gli archi sono belli. Cioè, non lo so, dovrei provarlo su un brano, su una canzone, per avere un'idea più vera, più chiara di quello che può dare. Qui abbiamo chiaramente tutta la parte che riguarda i controlli sul bending e sull'LFO e tutte quelle cose lì. È proprio figo. Sentiamo un altro. Poi c'è avendo 16 voci. C'ha queste opportunità un po' strane, no? Vabbè, gli organi si sa. Bello, bello.
C'è una bella pasta questo qua. Poi sarò io, però piace. Mi piace. Sul fatto della profondità, magari di quelli, ripeto, come dicevo prima, di quelli più vecchi, così era proprio un'altra epoca, un altro mondo, le cose venivano tarate in un modo diverso, tutto era proprio gestito a livello elettrico probabilmente in modo diverso, era tutto differente, l'audio si pensava in un altro modo, del resto quelle cose venivano costruite nell'epoca degli hi-fi, del live fatto in un certo modo, no? Quindi non so, non farei un paragone e non penserei nemmeno poi in termini economici più di tanto, cioè ci vogliono, fanno le cose male, io non la vedo così sinceramente. Mi sembra un bello strumento, molto bello. Oppure questo poco, se costa così allora l'altro dovrebbe costare così anche lui. Tutte queste cose qua sono troppo complesse, non ho come dire, non ho le informazioni, un po' come la politica, no? Cioè non abbiamo abbastanza risorse secondo me per farci un'idea chiara. In questo caso non ci vedo sinceramente tutto questo complotto, no? Che belli che sono. Bello. Bello, bello, non lo so, a me piace. Poi provatelo, vedete un po'. Allora, io adesso farò una prova. Lì c'è un OBX8 originale, diciamo. Mi stacco un attimo, vado là, provo a mettere la cuffia dentro. Non è la stessa cosa perché qui sto entrando nella scheda, ma non riesco a fare tutto il macello. Però vado giusto a sentire che effetto mi fa. Arrivo subito. Sì, la differenza è un po' quella che c'è tra il Moog vero e il Moog finto, cioè il Moog loro, e questo è uguale, c'è quella sensazione un pochino più così economica, ma sinceramente assolutamente valida. Questa è la sensazione che ho avuto adesso, però in cuffia così non è che vi posso dire. Magari se ti metti lì a lavorarci, cioè ci tiri fuori le stesse cose, non lo so, io me lo compro. Quindi niente, è passato Mauro che ho sentito che me lo compro, è venuto a vedere cosa stavo dicendo. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco Ballarani che è stato qui con me. Adesso farò un video anche lui, così almeno poi potete, come dire, offendere anche lui e non solo me. Scherzo. Non offendete mai, io scherzo sempre, faccio sempre il pirla, ma non è vero niente, siete sempre troppo carini e gentili, quindi non è vero niente. E quindi adesso niente, io vado in vacanza, ragazzi, vado in vacanza, quindi niente, ci vediamo tra 5 anni. No, scherzo, ci vediamo a settembre. Ciao ciao.